Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dell'Ora del Mistero. E il fantasma del Salotto dei Misteri evidentemente si è trasferito anche all'Ora del Mistero perché prima di iniziare la live è successo un casino perché mi è caduta tutta l'acqua sopra la scrivania, sopra il computer, sopra i faretti nuovi a terra, il microfono, un caos che neanche immaginate, che naturalmente mi ha portato anche a rallentare le operazioni di preparazione e ovviamente, come qualcuno ha suggerito e sono totalmente d'accordo, c'è qualcuno che non vuole che vi porto le informazioni. Motivo in più per continuare naturalmente a farlo e con magari maggiore foga. Intanto vi invito poi dopo la live a vedere il video che ho improvvisato nel pomeriggio, importantissimo perché si parla di un documento, una pagina di un documento che sarebbe trapelato, che secondo me è fondamentale per comprendere tutta una serie di cose, delle teorie della cospirazione che stanno dietro al fenomeno UFO e naturalmente porta una nuova ventata a quella che potrebbe essere la futura disclosure. Non parlo di quella attuale che procede molto lentamente naturalmente, ma di una che dovrebbe dare una serie di batoste e tirar fuori una serie di documenti, una serie di informazioni veramente importanti, come questa pagina. In realtà sono 5 righe e mezzo, anche se nel video dico 4 righe, ma lo faccio preso dall'enfasi e siete tutti invitati ad andarla a vedere. In questa live di oggi invece torniamo a parlare di casi anomali, di sparizione di persone, forse perché no anche di abduction, ma lo faremo in una chiave di lettura diversa e per farlo andremo in Cina per una questione molto strana. Infatti sono tutte ipotesi, sono tutte teorie. L'unica cosa di concreto che sappiamo riguardo a questo personaggio che vedremo tra qualche istante, e vedremo nel senso che vi racconterò la storia perché in sostanza ci sono solo un paio di fotografie, tra cui quella della thumbnail, della locandina appunto del video. Poi c'è una ricostruzione che lascia il tempo che trova, secondo me non somiglia nemmeno alla persona di cui stiamo parlando, sembra quasi un ibrido alieno e eventualmente vi invito a vederlo scorrendo sul mio profilo X. A tal proposito vi invito eventualmente a seguirmi anche di là. Naturalmente oggi sono qui per parlare di un caso, dicevo, della Cina e si tratta di un personaggio abbastanza insolito per questa tipologia di storie. Intanto un affettuoso benvenuto a tutti gli amici e a tutti i membri della community, i moderatori, a Bruno che fa, diciamo ormai testo a parte perché oltre a essere moderatore mi aiuta in studio e quindi diciamo che è un grado superiore rispetto agli altri, nel senso naturalmente che mi aiuta in maniera più diciamo profonda al livello proprio di questioni che magari voi non vedete, quindi approfitto dell'occasione per ringraziare lui e tutti i moderatori che stanno facendo un ottimo lavoro. Siamo in Cina quando una persona scompare misteriosamente da casa, in una casa di campagna, perché comunque è un agricoltore, è un contadino, e questo avviene in diverse occasioni nell'arco di un certo periodo di tempo, ma vedremo ovviamente tutte cose in dettaglio un passo alla volta. La cosa strana è che tutte le volte questa persona, al contrario per esempio dei casi di Missing 411, riappare sempre. Il problema è il contesto, il momento e il dove appare successivamente alle sue sparizioni. Infatti la volta diciamo che tra l'altro che è apparsa più vicina è stato a diversi chilometri di distanza. Si parla a centinaia e centinaia di chilometri di distanza e, questo è avvenuto tantissime volte e ogni volta che avveniva sempre più lontano, tra l'altro, almeno
più o meno sempre più lontano, in condizioni sempre più assurde e con delle testimonianze riportate, a volte poco credibili, un po' stravaganti, ma alla fine, nel loro contesto sono possibili e il caso ad oggi risulta ancora aperto. Le autorità non hanno mai chiuso questo caso e lo considerano uno dei casi più strani, stravaganti, ma anche misteriosi e sono anche investigati naturalmente, della storia della Cina moderna. La persona si chiama Wang Ya-Qiu ed è nato nel 1956 in un piccolo villaggio della Cina. Era un normalissimo contadino, aveva avuto un'infanzia abbastanza normale, forse, diciamo, brutale per certi versi per il periodo in cui, era nato e aveva perso la madre quando era bambino, quando era piccolo, quindi non aveva avuto questa figura importante. Il 27 luglio 1997, quando lui ha 21 anni, inizia la sua vera e propria storia da questo punto di vista. Finisce di lavorare nella sua fattoria, va a dormire e comincia praticamente la sua notte, così come ogni volta che si mette nel letto per riposare, affaticato, stanco dai lavori agricoli. La mattina dopo, però, non era più nel suo letto, non era più nella sua casa, non era più nel villaggio. La sua famiglia e i suoi vicini cominciano a cercarlo ovunque, ma non si trova da nessuna parte e questo comincia a suscitare naturalmente paure nei suoi familiari che gli possa essere accaduto qualcosa. Sparisce per ben 10 giorni. Al 10° giorno il villaggio riceve un messaggio dalla città di Shanghai, in cui si dice che Wang si trova in un centro di deportazione e che doveva essere prelevato dalla famiglia. Il messaggio fu inviato la mattina dopo la sua scomparsa. Ciò significa che almeno 9 giorni prima lui era già a Shanghai. Questo ci porta a fare due conti e a vedere che effettivamente Shanghai, che si trova a quasi 900 chilometri dal villaggio, cioè 560 miglia di distanza, e lui avrebbe percorso, in teoria, questa distanza in meno di un giorno, secondo le autorità in mezza giornata, cioè in 12 ore avrebbe fatto 900 chilometri a piedi. Ovviamente questo è assolutamente escluso ed è assolutamente impossibile. In seguito un altro telegramma, cioè in seguito non, ovviamente nella stessa giornata, ma a distanza di tempo, fu inviato direttamente al capo del villaggio di Wang, chiedendo ogni possibile dettaglio su questo ragazzo, persino addirittura se fosse una spia, come se normalmente quando si è una spia lo si rivela agli altri, quindi chi ti sta vicino lo sa perfettamente e di conseguenza lo può comunicare alle autorità facendoti praticamente impiccare, perché all'epoca c'era l'impiccagione in Cina. Anche da parte delle autorità, un po' stupide devo dire, però comunque ci hanno provato, come si suol dire. Il capo del villaggio risponde dicendo che Wang era solo un semplice contadino. E questo era chiaro a tutti. Il suo lavoro era proprio quello di fattore, solo quello lui sapeva fare a livello lavorativo. Senza prove di illeciti, i militari decisero di rimandare Wang a casa, ma lo avvertirono che se si fosse mai ripresentato alla base sarebbe stato arrestato. Wang tornò al suo villaggio l'11 settembre del 1977. I militari non riuscirono a spiegare come avesse viaggiato così velocemente o come fosse entrato nella base. E questo, ovvio, sono i motivi per cui non c'è
una spiegazione razionale. Nessuno poteva però negare che stesse succedendo qualcosa di straordinario e molto strano. Troppi testimoni avevano visto Wang addormentarsi nel suo villaggio e i militari avevano confermato che si trovava a Shanghai. Quindi non si poteva dire che era una messa in scena, uno scherzo, eccetera. Tra l'altro nel villaggio non c'erano automezzi, non c'erano posti vicino dove prendere autobus, treni, aerei, eccetera. Tra l'altro erano povera gente, quindi non c'era la possibilità di andare a pagare già un biglietto di un bus o di un treno, figuriamoci quello di un aereo, che all'epoca in Cina erano anche abbastanza scarsi, poco frequenti e molto costosi rispetto, diciamo, agli altri mezzi di trasporto. La gente però spettegolava costantemente su di lui e alcuni credevano persino che fosse posseduto dagli spiriti. Questo ci induce a pensare che naturalmente avesse delle strane azioni, delle strane reazioni, un modo di fare abbastanza insolito, fuori dalla media. La situazione divenne troppa per la sua fidanzata, che fece causa alla sua famiglia per 200 yuan per aver danneggiato la sua reputazione e divorziò da lui. Questo lasciò Wang emotivamente devastato e finanziariamente rovinato, cosa che purtroppo in molti casi di addotti che poi sono diventati famosi, come abbiamo visto anche nel caso di Pier Fortunato Zanfretta, avviene spesso, che ci si rovina la vita, che si perde il lavoro, che ti ritrovi contro la famiglia, che magari chi ti sta vicino non può più sostenere il peso della situazione, quindi ti lascia e via discorrendo. L'8 settembre 1977, durante la stagione del raccolto, Wang e altri abitanti del villaggio lavorano duramente tutto il giorno. Mischino si sta, poveraccio sarebbe, si sta spaccando letteralmente le ossa per tutto il giorno, addirittura lavora fino alle 9, le 10 di sera, quando alle 22, quindi alle 10 di sera, il capo del villaggio permise a Wang e alcuni altri di andarsene presto a dormire. Presto si fa per dire. A patto che consegnassero il fertilizzante la mattina successiva. Vediamo se l'acqua stavolta è messa a debita distanza. Accettarono, perché non farlo naturalmente, e andarono a letto. La mattina dopo, il 9 settembre, quando gli abitanti del villaggio si riunirono nell'area di stoccaggio, notarono che Wang era di nuovo scomparso. Pensando che avesse dormito troppo, come se non fosse mai successo nulla, aggiungerei, controllarono la sua casa, ma lui non c'era. Tuttavia, trovarono effettivamente qualcosa di strano. Delle parole incise sul muro della sua camera da letto che dicevano Shandong Gao Deng Min Gao Yanjin, rilassati. Proprio come in precedenza, Wang è stato trovato nuovamente a Shanghai. Questa volta c'erano testimoni sia del villaggio che di Shanghai che hanno confermato la sua scomparsa e la sua improvvisa comparsa a Shanghai. L'11 settembre è stato rimandato nuovamente a casa, ma non è ancora riuscito a spiegare come ci fosse arrivato. Wang ha detto di essersi svegliato alla stazione ferroviaria di Shanghai nel cuore della notte. Erano le 2 di notte e la zona era completamente buia, fatta eccezione per le stelle e la luna. C'era un tifone che stava colpendo Shanghai, portando forti piogge, quindi già era strano che nel punto dove si trovava lui, dove c'era la stazione, effettivamente non solo il tempo era buono, ma il cielo era sereno, la visibilità stellare era ottimale, mentre sulla città vera e propria imperversava pioggia torrenziale ed un tifone.
Era ancora più terrorizzato dell'ultima volta, perché non aveva idea di come fosse arrivato lì e non aveva modo di cercare aiuto. Immaginatevi di addormentarvi nel letto di casa vostra, al sicuro, senza alcuna stranezza, senza alcun problema, eccetera, e di ritrovarvi la mattina svegliandovi nella stessa posizione in cui vi eravate addormentati, in una panchina, in una stazione sconosciuta, in piena notte, ehm, praticamente in un ambiente assolutamente differente da quello in cui vi siete addormentati e da casa vostra. Quindi sicuramente oltre la perplessità, oltre, lo spaesamento, ci sarebbe probabilmente della paura, se non addirittura del terrore. All'improvviso sente una voce dietro di lui dire: "Ciao, devi essere Wang Yan-Qiu della contea di Feixiang. Stai cercando di andare alla divisione di artiglieria?" gli chiede la persona. Sconvolto, si volta e vide due uomini in uniforme militare. Gli dissero che erano soldati della sesta unità di Lu King Tang, il soldato che lo aveva aiutato l'ultima volta, cioè a tornare a casa in pratica. Dissero che erano stati mandati a prenderlo. E una domanda nasce spontanea: come facevano a sapere dove lui si trovava? La risposta non c'è, ma infittisce il mistero. Wang li seguì, ovviamente spaventato, mentre prendevano traghetti, autobus per una divisione di artiglieria in quella che oggi è Pudong, cioè Shanghai. Anche se la zona era pesantemente sorvegliata, i soldati riuscirono a passare senza problemi, il che era insolito. In pratica non venivano fatti i controlli dovuti. Normalmente in queste zone riservate, anche se tu sei in divisa, vieni fermato e ti vengono chieste le credenziali di accesso, perché evidentemente si trattava comunque di un'area abbastanza riservata. Infine arrivarono a casa di Lu Qingtang, dove sua moglie Li Yuying rimase completamente scioccata nel vederli. Raccontò loro: quando qualcuno viene a trovarci deve mostrare i documenti, registrarsi e aspettare che noi confermiamo la sua identità. Com'è normale che questo avvenga? Non è possibile che tu sia entrato così facilmente. Anni dopo, anche il figlio di Lu trovò qualcosa di strano. Disse che le uniformi dei due soldati sembravano sbagliate, soprattutto le scarpe e le visiere, come se fossero persone di altri tempi o divise, fatte sullo stile di quelle, diciamo, utilizzate dai militari, ma leggermente diverse, con alcuni particolari sospetti. Le descrisse come troppo grandi e non adatte, in riferimento alle scarpe, come se avessero preso in prestito le uniformi. Prima che qualcuno potesse fare altre domande ai due uomini misteriosi, se ne andarono e non furono mai più visti. I militari erano molto preoccupati perché la presenza di Wang nella base era un serio problema di sicurezza. Quando interrogarono le guardie, tutti dissero di non aver mai visto Wang o i due uomini prima. Quindi i due uomini non appartenevano realmente al gruppo di artiglieria che si trovava nella caserma, nella zona militare. Quando Wang tornò a casa, spiegò che era andato a letto come al solito, ma si era svegliato in una grande città con alti edifici, auto e luci al neon. Cioè non sapeva neanche che si trovava a Shanghai. Vide cartelli che dicevano Nanjing Shopping Center e Nanjing Restaurant e si rese conto di essere poi a Nanjing, quindi in un'altra città a 780 chilometri da casa sua. Wang vagava in stato di shock finché due poliziotti non lo fermarono. Disse loro che si era perso. Questo è un altro episodio. Così gli diedero un biglietto del treno per Shanghai e gli dissero di andare lì. Quando arrivò a Shanghai, gli stessi due poliziotti lo stavano già aspettando. Com'è possibile, se lo chiede anche lui,
che se non salirono sul treno che lui prese e quello era il mezzo più veloce per viaggiare, erano lì ad aspettarlo quando lui scese dal treno? Non aveva alcun senso neanche per lui che si considerava un uomo ignorante, modesto, poco socievole, per nulla abituato alle lunghe conversazioni, eccetera. In un campo di deportazione Wang raccontò la sua storia a un soldato. Poiché non aveva documenti d'identità e il messaggio inviato al suo villaggio conteneva un errore, quindi in pratica per colpa dell'errore non sapevano realmente di chi stavano parlando. Ci volle più tempo alla sua famiglia per riportarlo indietro. La gente del villaggio era molto confusa. I treni a quel tempo erano troppo lenti per portarlo a Nanchino così velocemente. Altri mezzi di trasporto come aerei o automobili erano troppo costosi, come vi ho detto all'inizio, o non disponibili a distanza, diciamo, raggiungibili facilmente dal villaggio. Wang non aveva nemmeno motivo di scappare e non aveva mai parlato di Nanchino o Shanghai prima. Alcune persone pensavano che stesse mentendo, ma altri non sapevano spiegare come ci fosse arrivato. Poi accadde di nuovo qualcosa di simile. Il 20 settembre del 1977, dopo una lunga giornata di lavoro, Wang iniziò a camminare verso casa. Era così esausto che crollò davanti a casa e scomparve di nuovo. Questa volta se ne andò per 8 giorni. Il 28 settembre gli abitanti del villaggio lo trovarono sotto un albero di giuggiole nel villaggio. Quando gli chiesero dove fosse stato, raccontò loro una storia ancora più incredibile. Secondo Wang, dopo essere svenuto nel suo cortile, si svegliò non su un marciapiede o in una stazione ferroviaria come era accaduto le prime volte, ma all'interno di una stanza di un hotel di lusso. Davanti a lui c'erano gli stessi due uomini di prima, tuttavia questa volta indossavano abiti normali e si sono presentati. Hanno detto di essere due fratelli della provincia di Shandong, di nome Gao Dengmin, 26 anni, e Gao Yanjin, 25 anni. Wang ha stimato che fossero alti circa 1,70 m. I fratelli hanno ammesso di essere responsabili delle sue sparizioni. Hanno detto di essersi travestiti da poliziotti e soldati per aiutarlo a tornare a casa. Ora avevano in programma qualcosa di speciale per lui. Hanno detto a Wang che nei successivi 9 giorni lo avrebbero portato in 9 grandi città. Wang era confuso e chiese dove si trovasse in quel momento. I fratelli gli dissero che era ancora il 20 settembre e che ora si trovava a Lanzhou, una città della provincia di Gansu, più lontano da casa di quanto non fosse mai stato. Il giorno dopo che Wang tornò al suo villaggio, finalmente apprese come aveva fatto a viaggiare così lontano e così velocemente. I due fratelli misteriosi lo fecero salire sulle loro spalle e volarono letteralmente. Wang disse che volarono a bassa quota e che non sentì alcun vento. I fratelli si alterarono nel trasportarlo e in poco più di un'ora arrivarono a Pechino. So che questa cosa fa ridere perché fa ridere anche a me, però questa è la storia che viene raccontata. A Pechino sono andati al Chang'an Grand Theatre senza biglietti, ma nessuno li ha fermati. Hanno visto un'opera intitolata Forced Ont Met Liang. Poi hanno visitato piazza Tiananmen e hanno fatto il check-in in un hotel usando una speciale lettera di presentazione a livello provinciale. Quello stesso giorno sono volati a Tianjin, si sono intrufolati in un cinema e hanno guardato un film. Nei giorni successivi visitarono numerose città. Il 22 settembre andarono ad Harbin, in provincia di Heilongjiang. Il 23 settembre a Changchun, in provincia di Jilin. Il 25 settembre a Fuzhou, in provincia di Fujian. Poi Nanchino, 27 settembre, Xi'an, provincia dello Shaanxi, per la festa di metà autunno, 27 settembre, più tardi quel giorno. Ultima tappa a Lanzhou. Ogni volta viaggiano in aereo e, indipendentemente da quanto fosse lontana la città, il viaggio durava sempre e solamente un'ora. Wang notò che i fratelli sapevano parlare i dialetti locali di ogni città che visitavano.
Negli hotel mostravano sempre una lettera di presentazione speciale per il check-in. Un fratello stava sempre con Wang mentre l'altro trovava nuovi vestiti e a volte uniformi di polizia e dell'esercito. Le uniche cose che portavano con sé erano vestiti e soldi, non avevano borse o portafogli. A parte la loro capacità di volare, sembravano persone normali. Mangiavano e dormivano come chiunque altro e avevano una temperatura corporea normale. Quest'ultima cosa vorrei capire come è stata stabilita. Tuttavia, avevano delle regole rigide. A Wang non era permesso scattare foto o tenere souvenir. Ma anche qui era un poveraccio, un contadino senza un quattrino in Cina, figuriamoci se poteva permettersi di avere una macchina fotografica o di comprarsi dei souvenir, che tra l'altro si trovava lì neanche per propria volontà. Quando chiese perché avessero scelto lui, non risposero. Quando chiese se potevano insegnargli a volare, risposero fermamente di no. Proprio come quando Wang scomparve per la prima volta, se ne andò per 9 giorni e visitò 9 città diverse. Ma questa volta, quando si addormentò nel loro hotel, si svegliò di nuovo nel suo villaggio sotto un albero come se nulla fosse mai accaduto. Dopo le strane sparizioni di Wang, la gente del villaggio continuava a parlare di lui. Alcuni credevano che fossero coinvolti fantasmi o addirittura divinità. Le voci si diffusero così tanto che la polizia locale, il governo e persino l'esercito iniziarono a indagare su di lui. I funzionari pensarono che potesse sicuramente mentire per danneggiare la reputazione del villaggio, anche se non si capiva qual era la motivazione. Lo chiamarono nemico di classe, ricordiamoci il periodo storico, ma dopo averlo interrogato non trovarono nulla di sospetto. Si comportava normalmente, non aveva malattie mentali e non mostrava segni di bugie. Quindi ritirarono le accuse e lo lasciarono andare. La storia di Wang divenne famosa in tutta la Cina e fu considerata uno dei più strani misteri irrisolti del paese. Persino il governo elencò ufficialmente il suo caso come inspiegabile. Nel 2004 gli investigatori hanno dato un'altra occhiata al suo caso. Tra questi c'erano molti ricercatori di fenomeno UFO, un ipnotizzatore e altri esperti che hanno investigato su Wang. C'erano solide prove delle sue prime 2 sparizioni, come telegrammi e testimoni oculari. Tuttavia, la sua terza scomparsa era più dubbia. Sotto ipnosi, Wang ripeté la stessa storia che aveva raccontato nel 1977, ma durante la seduta si svegliò all'improvviso dicendo che uno dei 2 fratelli lo aveva fatto svegliare e quindi non voleva che svelasse i loro segreti. Fu girato un documentario sul suo caso e gli fu fatto un test del poligrafo, cioè la macchina della verità, che però fallì miseramente. Tuttavia il testo non fu considerato affidabile perché erano passati 27 anni. Mi spiego meglio. Fallì miseramente proprio per questo motivo, ma in realtà era andato bene, cioè furono gli investigatori che dissero che il test era fallito perché erano passati troppi anni, ma a quel punto perché fargli il test del poligrafo se già in partenza non gli piaceva il risultato? Cioè a questo punto non glielo facevano, punto e basta, tanto non gli volevano credere, eccetera, eccetera. Ma continua la questione e ad oggi è considerato uno dei casi di abduction più strani, più importanti della Cina, anche più studiati, e alla fine vi dirò anche una cosa importante che si innesca proprio con questo caso. Nel corso del documentario che hanno fatto su Wang, la polizia ha disegnato degli schizzi basati sulla descrizione sia sua che dei misteriosi fratelli Gao, che appunto sembrano 2 ibridi umano-alieni che lui sosteneva di aver incontrato. Hanno anche portato Wang a Nanchino per ripercorrere i suoi passi della prima volta quando è scomparso. In seguito i dottori di un ospedale esaminano il suo caso. Un dottore disse che la storia di Wang fosse stata vera e che i fratelli Gao si sarebbero mossi a velocità supersoniche.
Il dottore ipotizzò che Wang stesse o camminando nel sonno o mentendo, in pratica che fosse o un bugiardo patologico e mitomane oppure un sonnambulo di livello altissimo. Questo non spiega ovviamente però come ha fatto a percorrere in 12 ore 900 chilometri. Gli abitanti del villaggio di Wang non credevano che stesse mentendo, quindi si fidavano di quello che diceva perché lo conoscevano bene. Gli fecero notare che non aveva nulla da guadagnare dal raccontare la sua storia. Aveva perso la fidanzata ed era diventato lo zimbello di molti. Inoltre non aveva soldi o un modo per percorrere distanze così lunghe da solo. Alla fine quindi sono state elaborate diverse teorie, vediamole insieme. La teoria del sonnambulismo, non ci credo per niente. Alcuni credono che Wang fosse sonnambulo quando ha viaggiato in queste città. Tuttavia è improbabile perché avrebbe dovuto camminare per ore, acquistare un biglietto del treno senza soldi e cambiare treno, il tutto senza svegliarsi o che nessuno se ne accorgesse. I dottori hanno persino eseguito una risonanza magnetica al suo cervello che è risultata normale. Teoria del disturbo di personalità multipla, un'altra idea è che Wang avesse personalità multiple. In questa teoria i suoi fratelli Gao erano in realtà diverse versioni di se stesso che lui immaginava anche quando volavano con lui. Tuttavia, gli esperti di salute mentale non hanno trovato segni di questo disturbo in Wang. Questa teoria non spiega inoltre nemmeno come abbia viaggiato così velocemente. La teoria UFO dice invece che, quello che credono almeno alcuni, che Wang sia stato rapito dagli alieni. Gli investigatori hanno verificato i dettagli della sua storia. Ad esempio, Wang ha detto di aver assistito a uno spettacolo teatrale a Pechino. Un giornalista ha scoperto che il teatro da lui menzionato era chiuso in quel momento, ma un altro teatro lì vicino aveva effettivamente lo stesso spettacolo nella data esatta in cui Wang aveva detto di essere stato lì e quindi conferma quello che lui disse. Ciò suggerisce che potrebbe essere stato davvero a Pechino, teoria degli esperimenti militari. E questa, secondo me, insieme a quella delle abduction, è la più probabile. Un'altra teoria è che l'esercito cinese abbia rapito Wang per esperimenti segreti. Alcuni credono che i fratelli Gao fossero ufficiali di alto rango coinvolti. Potrebbero aver drogato e ipnotizzato Wang per cancellargli la memoria o per instillargli, perché no, nuovi ricordi. Tuttavia, gli scettici sostengono che il governo aveva molti prigionieri per gli esperimenti. Quindi perché scegliere un contadino a caso? L'incidente di Wang Yaqin rimane uno dei più famosi misteri irrisolti della Cina. Finora non ci sono stati nuovi sviluppi. Lui ora ha 67 anni, ha scelto di vivere una vita tranquilla nel suo villaggio, lontano dagli occhi del pubblico, non vuole sapere niente di queste storie. L'ultimo aggiornamento noto su di lui risale al 2008, quando si è sottoposto a un altro controllo di salute mentale, risultando assolutamente normale e risultando assolutamente una persona senza problemi fisici, senza condizionamenti e né niente. Una domanda nasce spontanea. Ma tutta questa storia, che ovviamente è una storia misterica che può essere spiegata come abbiamo visto in diversi modi, ma sono tutti modi che hanno diciamo delle lacune, fanno acqua da tutte le parti come uno scolapasta. Quelle che secondo me sono più plausibili sono appunto quella militare della sperimentazione e quella delle abduction. Allora, facciamo diciamo una precisazione doverosa. Oggi, se la Cina è l'unico paese al mondo che ufficialmente finanzia le organizzazioni ufologiche per studiare il fenomeno UFO, ma soprattutto i fenomeni di abduction, permettendo l'utilizzo anche di poligrafo e altre attrezzature mediche, quindi risonanze magnetiche, ecografie e quant'altro per rilevare oggetti, per rilevare microchip e quant'altro, è dovuto proprio a questo caso. È stato infatti lo studio di questo caso da parte degli ufologi e il fatto che non trovano spiegazione in alcune delle questioni che razionalmente non sono spiegabili,
che ha portato il governo a finanziare l'ufologia cinese. Quindi diciamo che grazie a questa storia e grazie a questo povero disgraziato, la Cina è avanti anni luce a tutti gli altri paesi del mondo da questo punto di vista. Io sono convinto che in realtà i militari cinesi abbiano avuto la possibilità di approfondire l'argomento, di trovare magari anche, seppur limitate, delle risposte a questo caso che possano spiegare almeno il caso in modo generico. E sono sicuro che siano stati fatti degli studi un po' sul villaggio e su tutte le persone presenti, giusto per capire se ci potevano essere degli infiltrati e ovviamente qualora fossero stati degli esperimenti governativi, degli esperimenti militari, è chiaro che gli stessi militari sarebbero stati a conoscenza quasi certamente di quello che veniva fatto. Ma perché, come viene detto da molti che hanno investigato, se all'epoca c'erano tantissimi prigionieri su cui i cinesi avrebbero potuto fare sperimentazioni, come era uso e costume fare, utilizzarono una persona comune. Allora, le motivazioni secondo me sono molte. Giusto per citarne alcune, la prima è che era una persona qualunque, non un detenuto, appunto, e quindi magari l'esperimento consisteva proprio nel vedere le reazioni di una persona comune, piuttosto che di una persona abituata a delinquere, quindi in qualche modo a ritrovarsi in situazioni anche un po' più estreme, di fuga, di sparizione improvvisa, anche se in modalità volontaria e diciamo costrette alla fuga per ben altri motivi. Inoltre è una persona molto semplice, proprio per il lavoro che faceva, per il suo livello culturale e quindi la persona idonea, diciamo con una mente più libera, più pulita, da tutti quelli che sono i concetti e i preconcetti che vengono instillati dalla cultura, dagli studi scolastici, dalla politica, perché ovviamente in questi villaggi, rustici, in mezzo alla campagna, in mezzo alle risaie, eccetera, della politica non gliene poteva fregar de meno, così come non gliene poteva fregar de meno del regime, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che era di quel mondo non veniva proprio tenuto in considerazione. Quindi era la persona ideale per condurre questa tipologia di esperimenti. Probabilmente esperimenti di manipolazione mentale e di condizionamento mentale, magari di istillazione anche di falsi ricordi, eccetera. Rimane comunque appunto qualcosa di insoluto, stravagante e misterico. Intanto un ringraziamento a Bruno e a Claudio per il sostegno al canale e ovviamente andiamo alle domande. Mi scuso ancora una volta se ieri non ho lasciato spazio e possibilità alle domande, ma non c'era il tempo e la possibilità. Allora, domanda di Eclipsia. Perché fargli visitare città e un teatro e non dargli un tipo di conoscenza o insegnamento? Bella domanda a cui però ho risposto parzialmente proprio nelle ultime affermazioni, perché secondo me l'esperimento aveva la necessità di svolgersi su una persona assolutamente ignorante e senza nessun tipo di forma di cultura e di indottrinamento scolastico, universitario, politico, eccetera. Questo quindi comportava il fatto che lui dovesse essere esposto ad un certo tipo di cultura che però non desse condizionamento. Infatti viene portato a visitare luoghi pubblici all'aperto, viene portato a visitare spettacoli teatrali e cinematografici che di sicuro non servono a dare, almeno
per quello che sappiamo, imprinting di tipo politico, religioso e culturale, e forse culturale sì, però senza appunto condizionamento. E gran parte dell'esperimento, almeno nelle prime due fasi, si svolge, qualora fosse realmente un esperimento, con dei viaggi e dei lavaggi mentali, quindi non viene coinvolto il luogo dove lui arriva. Inoltre gli viene fatto credere che lui ha a che fare con forze militari e forze di polizia, che però lo aiutano, e viene portato e quindi ha accesso a zone militari proibite, che poi risulta essere tra l'altro anche inspiegabile. Fargli visitare delle città probabilmente per dargli uno shock, perché è ovvio che un contadino che non si è mai allontanato per più di 20 chilometri, sto sparando ovviamente perché non ho dati da questo punto di vista, dalla risaia, che conosce solo le persone del proprio villaggio, che non sa nemmeno com'è fatta una grande città, che non ha mai preso un mezzo pubblico, che non è mai stato su un bus, su un treno, su un aereo e manco su una nave, essere catapultato in una grande città, anche se quelli erano anni, diciamo, abbastanza poveri per la Cina, dobbiamo tenere in considerazione uno shock incredibile. È come prendere un italiano degli anni 20 e catapultarlo nel 2020, da una società principalmente agricola come quella italiana degli anni 20 ad una diciamo civiltà tecnologica, industriale, addirittura digitale, con mezzi pubblici, con tantissima gente, una grandezza mastodontica. Immaginate lo shock per l'italiano, è la stessa identica cosa. E ovviamente lo shock potrebbe essere parte anche in questo caso di un esperimento. Domanda di Bruno: perché questo caso è così poco conosciuto al di fuori della Cina? È possibile che qualcuno abbia voluto censurarlo o nasconderlo? E sono due domande, Bruno, o è una domanda sola? Sono due, ok. Allora, la domanda a questa risposta, in realtà forse è più di una risposta. Il caso non è poco conosciuto fuori dalla Cina, è poco discusso dal mondo dell'ufologia fuori dalla Cina. Quindi il problema non sta nella diffusione del caso, ma nella volontà da parte degli ufologi di renderlo, diciamo, più visibile e di farlo conoscere di più. Io incappai in questo caso per puro caso, scusate il gioco di parole, nel 2001, mi sembra la prima volta, quando gestivo un portale di forum con tanto di discussioni, eccetera, ognuna monotematica, sui temi appunto che tratto qui sul canale, sul sito, eccetera, che spaziano dall'ufologia all'archeologia, dal paranormale alla geopolitica e via discorrendo. All'epoca mi ricordo che c'era una solo foto che girava di lui, che tra l'altro adesso non si trova più, in cui c'era lui attaccato proprio alla macchina della verità, quindi al poligrafo, e c'era questo trafiletto che raccontava la storia, ma posso dire veramente 5-6 righe dedicate all'episodio di sparizioni multiple e al fatto che l'ufologia cinese stesse studiando il caso, che era considerato assolutamente veritiero, che rimaneva un mistero e che appunto il governo aveva contattato gli ufologi col fine di finanziare in attrezzature, in strutture medici e quant'altro quegli ufologi,
per portare avanti le investigazioni su di lui e un'altra dozzina di casi di cui non sappiamo assolutamente nulla, qui quindi non sono trapelati, almeno ufficialmente che io sappia, dello stesso genere che si erano verificati più o meno nello stesso periodo, cioè fino ai primi anni '80. È possibile che qualcuno abbia voluto censurarlo o nasconderlo? Diciamo che la Cina non ha alcun interesse alla divulgazione ufologica, al contrario ha l'interesse affinché tutte le informazioni di carattere tecnologico, scientifico, eccetera, vengono studiate dagli ufologi proprio per supportare il governo e gli scienziati cinesi. Diciamo che è come se, solo che la mentalità occidentale è un po' bacata da questo punto di vista, anziché prendere per i fondelli, anziché sparare idiozie e cercare di ostacolare in tutti i modi gli ufologi occidentali, ogni paese, facciamo per esempio un esempio pratico con l'Italia mi contattasse e mi dicesse: senti, ma visto che tu sei un ufologo che sta sul campo e fa le indagini e che sta investigando su casi importanti di persone che spariscono, di avvistamenti strani, hai determinate conoscenze, sai fare le analisi, eccetera. Ma se io ti finanzio, se io ti do gli strumenti e ti faccio appoggiare da equip di scienziati, medici, eccetera, tu sei disposto, quindi con i miei finanziamenti, a continuare a fare il tuo lavoro, non a lavorare per me, a continuare a fare il tuo lavoro, purché tutto quello che è di particolarmente sensibile e che può servire allo sviluppo del tuo paese lo faccia prima presente a noi e noi poi ti diciamo se quella cosa è divulgabile o meno. Ora, a noi ci potrebbe sembrare un modo, diciamo, di censurare, ma in realtà non è una censura, è una forma intelligente di dirottare le investigazioni di persone che vengono considerati degli imbecilli, dei mitomani, dei sognatori, dei visionari, eccetera, ma che invece sono sempre un passo avanti rispetto agli accademici, perché proprio i complotti, le cospirazioni sono quelle che ti permettono di vedere al di là, sono quelle che ti permettono di fare ipotesi, di andare oltre quelle che sono i canonici modi di pensare, eccetera, per il bene del tuo paese, per lo sviluppo del tuo paese e della tecnologia in un ambiente di ostilità tra nazioni. Quindi vedete come alle spalle di una cosa c'è tutto un discorso che può essere, diciamo, per molti qualcosa di brutto, che va contro la libertà di pensiero, eccetera, ma che vista da un altro punto di vista, da un'altra cultura, invece è qualcosa di completamente diverso. Allora, altra domanda di Bruno: perché questo caso è così poco conosciuto al di fuori? No, ho detto la stessa questa. Allora, e se Wang, non ci fare caso, Bruno, non fosse stato un semplice contadino, ma avesse qualcosa di speciale che doveva restare segreto? Allora, fatto bene a farmi questa domanda perché ho dimenticato effettivamente di dire una cosa io alla fine che riguardava proprio questo aspetto. In effetti, sia l'ipotesi di abduction multipla, sia l'ipotesi di esperimento da parte del governo dei militari cinesi potrebbe avere tra le cose importanti anche l'implicazione che lui, insieme ad altri individui, un'altra dozzina di individui, come ho detto poco fa, fosse speciale per qualche motivo. Ora, i medici, gli scienziati, gli ufologi, i militari non hanno, almeno ufficialmente, trovato assolutamente nulla di speciale in lui. Quindi se lui aveva qualcosa di speciale, questo era visibile solo agli addetti ai lavori. E qui nasce una domanda spontanea. Ma se gli addetti ai lavori erano membri del governo che stavano conducendo un esperimento, com'è possibile
che membri dello stesso governo non sono a conoscenza di queste cose, investigano, indagano su di lui e non trovano assolutamente nulla? Semplice. O c'erano più fazioni, come avviene per gli Stati Uniti, ma secondo me in tutti i paesi che stanno sviluppando a un certo livello la retroingegneria o che stanno portando avanti progetti che riguardano lo studio e la ricerca ufologica, alienologica, paranormale, eccetera, eccetera, e che quindi non comunicano tra di loro e per proprio mantenere segreti e portare avanti, magari in modo anche poco ortodosso, forse illegale, alcuni tipi di esperimenti senza il consenso del governo, c'è la necessità di operare al di fuori appunto del contesto governativo. Ma c'è anche la possibilità che a questo punto non si tratti realmente di un esperimento scientifico e questo va a favore dell'ipotesi abduction, perché effettivamente anche se la nostra medicina e la nostra tecnologia più avanzata possa non trovare delle caratteristiche speciali in un individuo in mezzo a tanti, non è detto che le tecnologie extraterrestri o interdimensionali non possono invece avere questa conoscenza e queste capacità. Quindi il tutto sembra andare sempre di più nella direzione dell'abduction. Domanda di Mamel: se effettivamente si fosse trattato di esperimento, perché poi rilasciarlo? Allora, Mamel, innanzitutto non è detto che un esperimento debba finir male e quindi che la persona debba essere fatta sparire o muoia. Ci possono essere dei casi in cui, bene, hai utilizzato la cavia, l'esperimento è andato a buon fine o hai ottenuto i dati che ti servivano, non ti serve più semplicemente avere quella persona a disposizione e quindi la rilasci, la riporti alla sua vita quotidiana e basta, semplicemente tanto non ha ricordi, eccetera. Oppure, come penso io, è più verosimile che l'esperimento non sia in realtà terminato qualora fosse un esperimento, indipendentemente che possa essere extraterrestre o meno. Cioè che negli anni stanno cercando di capire se il condizionamento ricevuto, se le cancellazioni di memoria fatte, eccetera, eccetera, sono effettivamente inviolabili eh, e quindi non c'è più un ritorno dei ricordi, dei pensieri, eccetera, eccetera. E per questo il modo migliore è rilasciare una persona, riportarla alla sua vita normale e monitorarla da lontano. Domanda di Eclipsia. Intanto do lo stop alle domande. Utilizzare una persona comune, ignorante in materia, quindi difficilmente si sarebbe fatto un'idea dell'esperimento perché preso dalla paura? Allora, io ritengo che una persona che non ha coscienza di quello che sta subendo, essendo catapultato in un mondo che non conosce, senza punti di riferimento, quindi sotto shock, spaesato, eccetera, anche la persona più intelligente, anche la persona con il migliore istinto di sopravvivenza, ha dei momenti di cedimento, cioè ha dei momenti in cui appunto prima subisce lo shock, deve metabolizzare, una volta metabolizzare cerca di rendersi conto della situazione, del dove si trova, cerca punti di riferimento. Una volta che trova i punti di riferimento cerca i ganci, cioè quelle cose che conosce, cerca di capire l'ambiente e cerca di capire quanto è lontano dal suo ambiente, come è arrivato lì, cosa gli è successo, perché non è a memoria, eccetera. E non dobbiamo sottovalutare quest'ultimo problema, perché se non ha memoria di molte cose, è normale, è normalissimo, anche se non fosse una persona comune,
anche se fosse, che ne so, un esperto di sopravvivenza, un militare delle forze speciali, subisca comunque le problematiche dello shock e della metabolizzazione della situazione, prima che l'istinto di sopravvivenza riprenda per il controllo della situazione, riaccenda e rinneschi quei meccanismi mentali e psicologici che ti portano ad agire di conseguenza. Quindi subisci dei veri e propri blocchi da shock. E non credo proprio che lui, quindi di conseguenza a maggior ragione, in alcun modo avrebbe potuto capire quello che gli stesse succedendo e tantomeno che fosse oggetto di un esperimento. Non dimentichiamo il contesto, questo è sempre importante, capire il contesto di una cosa. Il contesto è un regime, lui viene deportato perché sta persona senza documenti che appare dal nulla si trova così in mezzo in un periodo in cui c'è il regime, le persecuzioni, eccetera, viene portato nei campi. E quindi quando vede dei poliziotti, quando vede dei militari, è spaventato perché sa a cosa può andare incontro. Ed effettivamente è quello a cui va incontro, anche se in modalità completamente differenti, anche se non viene accusato poi alla fine di nulla, viene scagionato da tutte diciamo, le accuse che gli vengono imposte, financo addirittura quella dello spionaggio. Poi è chiaro che la paura paralizza la persona, paralizza la mente. Non dimentichiamo che la paura è un meccanismo di controllo mentale, anche fatta applicata da noi stessi. Cioè, la paura è quel meccanismo che si attiva automaticamente per evitare di fare nuovamente un'esperienza negativa che abbiamo già vissuto e che ha portato a un blocco. Se io faccio un esempio banale, camminando in riva a un fiume, improvvisamente metto il piede su una pietra arrotondata e umida, scivolo, volo nel fiume, mi rompo un braccio e quindi mi faccio male e finisco in ospedale, la volta successiva il mio cervello mi mette in allarme e mi dice di non farlo più, mi dice di non mettere più il piede in quel modo, anzi addirittura la paura crescente mi porta a non stare neanche troppo vicino al fiume. Sta poi a me contrastare quel meccanismo che mi impone una non azione e mi impone quindi di essere incapace di compiere nuovamente quell'azione e magari anche di farne altre. Quindi poi io devo lavorare per contrastare la paura, per cercare di risolvere il problema e di creare una nuova situazione che possa portare non solo a sconfiggere la paura, ma a poter rifare nuovamente quelle cose. Quindi io mi dovrò imporre nuovamente di andare a camminare nel fiume, nonostante la mia paura, e rimettere di nuovo i piedi in quelle condizioni, rifare nuovamente quell'esperienza senza cadere, affinché il mio cervello possa metabolizzare che non c'è più motivo di avere paura di quella cosa e quindi la paura non ci sarà più nella prossima volta che lo rifarò. Quindi la paura paralizza. Se c'è poi alle spalle una incapacità temporanea dovuta allo shock, alla situazione, eccetera, lo spaesamento, il non capire dove ti trovi, come sei arrivato, è chiaro che la paura prende il sopravvento insieme allo shock, diventa qualcosa di terrificante. Ultima domanda di Eclipse: si può ipotizzare una bilocazione fisica con l'aiuto dei 2 fratelli? Bella domanda, non ci avevo pensato, dico la verità. Sì, secondo me sì. Si può ipotizzare una bilocazione, anche perché studiando
le bilocazioni religiose, come per esempio quelle di Papa Wojtyla oppure quelle di Padre Pio, ma anche di altri santi della storia, e anche a livello di fenomeno paranormale, è plausibile, e ci sono vari documenti e testimonianze che lo dimostrano, che una persona appaia in 2 posti in contemporanea. La cosa strana è che quando, si comunica con la persona oggetto di bilocazione, la persona ricorda entrambi i luoghi. Ricorda entrambe le cose fatte nei 2 luoghi differenti. Quello che è strano è che la bilocazione prevede che la persona sia però presente in entrambi i luoghi allo stesso momento. In questo caso invece lui sparisce completamente per riapparire da un'altra parte e quindi non può essere considerata una bilocazione. Detto questo, sono sempre più convinto, e mi piacerebbe metter mano naturalmente ad altre informazioni del caso, che, questo è un caso di abduction importante e che sicuramente hanno scoperto parecchie cose e naturalmente, e concludo rispondendo nuovamente alla domanda di Bruno, ci sono delle cose che ci tengono nascoste deliberatamente per il motivo più, ovvio, che è quello che ogni informazione tecnica, scientifica, eccetera, su qualcosa che può essere considerato ostile e nemico, è un punto a proprio vantaggio, soprattutto nei confronti degli altri, tra virgolette, "nemici" di, tipologia umana, possiamo dire, quindi di altre nazioni. Spero che questa live sia stata di vostro gradimento. Io ringrazio tutti coloro che sono stati presenti in questa live, naturalmente è un caso molto particolare. Vi auguro buona cena a tutti, un grazie a tutti i moderatori e a Bruno che sono stati qui ad aiutarmi. Ci vediamo domani con la live e il salotto dei misteri alle 21:10. Non ho ancora avuto risposte dalla Gigal, ma ho già pronta la eventuale live a sostituzione in cui parlerò di Vimana e scenderò molto in dettaglio sull'argomento. Ci vediamo domani. Ciao a tutti, buon proseguimento di serata e buona cena.